quello che dobbiamo fare è lasciare andare il passato ed essere disposti a perdonare. Sapete cosa dice il libro Un corso in miracoli? Che la malattia deriva da uno stato di non perdono e quando siamo malati e manifestiamo un disordine nella nostra vita o nel corpo, dobbiamo guardarci attorno per vedere chi abbiamo bisogno di perdonare. Questo naturalmente non significa che dobbiamo condonare comportamenti meschini, poiché sono d'accordo col fatto che esistano molte persone che si comportano miseramente. Ma perdonare significa lasciare andare il risentimento e permettere a noi stessi e alle persone che ci circondano di essere liberi. Sapete, conosciamo così bene le nostre sofferenze, ma come sarebbe bello se riuscissimo a comprendere che anche le persone che ci hanno trattato male in qualsiasi momento e in qualunque modo l'abbiano fatto soffrivano e che stavano cercando di fare il loro meglio in base alla comprensione, alla consapevolezza e alla conoscenza che avevano in quel particolare momento spazio-temporale. Nel corso degli anni ho imparato che c'è solo una cosa che deve essere insegnata: l'amore. Insegno alle persone ad amarsi per quello che sono nel qui e ora. Accettarsi ora, nell'istante presente, è la chiave del cambiamento positivo. Questo significa bandire l'autocritica fine a se stessa. Per poter cambiare la nostra vita esternamente, bisogna che prima di tutto cambiamo dall'interno. Siate disposti a farlo. Non serve sapere come. È sufficiente essere disposti e volerlo. Come fare lo vedremo insieme, ma ricordate, non mi stancherò mai di ripeterlo. Ogni pensiero e parola ottiene risposta dall'energia universale. Così, nel momento in cui diciamo di essere pronti e disposti a farlo, è sorprendente scoprire come l'universo inizi ad aiutarci. Ci fa avere quello di cui abbiamo bisogno. Vedete, c'è una parte di voi che è pronta a fare un grande cambiamento ed è la ragione per la quale avete creato me nella vostra vita. In questo momento sto condividendo con voi delle idee che, grazie al supporto CD, sarete in grado di riascoltare tutte le volte che vorrete. E vi assicuro che ad ogni ascolto potrete cogliere nuove sfumature su cui lavorare e approfondire lo sguardo dentro voi stessi. Al contrario di quanto avete pensato in passato, troverete dentro di voi tesori incredibilmente preziosi. Quindi prendiamoci per mano e guardiamo dentro di noi. Per prima cosa dobbiamo capire qual è il problema. Lo so che voi pensate di conoscere il problema. Non vi importa del vostro peso, avete una malattia, non riuscite a mettere i soldi da parte, siete soli oppure avete una relazione che non funziona o altro ancora. Per esempio, non vi piace il vostro lavoro e vorreste fare qualcosa di diverso. Ma questi per me non sono altro che il risultato manifesto di uno schema mentale interiore che lo ha determinato. E se passassimo il tempo concentrandoci su questi effetti esteriori cercando di risolverli, ne creeremmo degli altri. La convinzione interiore sta dicendo che non meritate una risposta. Allora è più sicuro guardarsi dentro, ed è quello che stiamo per fare insieme. Quello che vorrei che faceste ora è prendere carta e penna, tenete a portata di mano un bel block notice e che scriviate in cima alla prima pagina «Io dovrei». Completate la frase formando una lista di una mezza dozzina di elementi. Adesso quindi potete interrompere l'ascolto e quando avrete finito proseguiremo insieme. Bene, adesso che avete preparato la lista, vorrei che la leggeste dicendo «Io dovrei» e la domanda che vi faccio è questa: perché? Con questo non intendo farvi sentire sbagliati assolutamente, semplicemente vorrei che guardaste la vostra lista con una prospettiva diversa. Per esempio, se avete scritto «Dovrei alzarmi presto la mattina», la mia domanda è «Perché?» E vorrei che vi guardaste dentro per cercare la risposta. Quando avete terminato, segnando di volta in volta le risposte accanto alle vostre frasi, in modo da ricordarle, tornate all'ascolto e andremo avanti. Molto bene. Vedete, io credo che dovrei è una delle parole peggiori del vocabolario, perché ogni volta che diciamo dovrei, in effetti stiamo ammettendo di sbagliare qualcosa. O che abbiamo sbagliato o che stiamo per sbagliare.
Non credo che abbiamo bisogno di sentirci dire che abbiamo sbagliato, ma che abbiamo fatto bene. Si tratta di scelte opposte. La vita è fatta di scelte, dobbiamo esserne consapevoli. Allora prendiamo la parola dovrei e buttiamola nel cestino dei rifiuti, nel fuoco, nell'immondizia o dove volete e sostituiamola con la parola potrei. Perché potrei significa avere la possibilità di scegliere. È vero che a volte sarebbe meglio per noi fare qualcosa, agire, ma fondamentalmente possiamo decidere. Se non facciamo niente, non possiamo sbagliare. Quello che vorrei che faceste ora è rileggere le frasi che avete scritto una alla volta, mettendo al posto di io dovrei queste parole. Se lo volessi veramente, potrei alzarmi presto al mattino. Allora la mia domanda diventa: perché non lo fai? Oppure perché non l'hai fatto fino ad ora? Ancora una volta la mia domanda non intende farvi sentire sbagliati, ma semplicemente vuole attirare l'attenzione sui vostri dovrei, permettendovi di sentire cosa provate davvero nei loro confronti. Quindi adesso fermate il CD e completate il procedimento da soli. Quando avete finito, tornate all'ascolto. Ora ditemi, cosa vedete? Molti dei nostri dovrei non sono forse simili a regole rigidissime che però riguardano cose che non vorremmo affatto fare? O che non ci piace fare? O che non esprimono veramente noi stessi? Quando scorriamo la lista dei dovrei, spesso scopriamo di provare rabbia nei nostri confronti da anni, proprio perché non abbiamo fatto qualcosa, non volevamo farla oppure si trattava del dovere di qualcun altro. Vorrei che dimenticaste completamente la lista dei dovrei e che la consideraste come un elenco di scelte. Potremmo fare quella cosa se volessimo veramente. E se non la facciamo è perché molto probabilmente non vogliamo e non dobbiamo prendercela per questo. Visto? Un esercizio così semplice può aiutarci a scoprire così tanto di noi. Quello che faremo adesso è individuare la nostra posizione sulla scala dell'amore per se stessi. Non sto parlando di vanità o arroganza, sto parlando di rispetto e della consapevolezza della nostra essenza meravigliosa e del miracolo che è il nostro corpo e della gratitudine che dobbiamo provare proprio per essere noi stessi. Per me l'amore coincide con la riconoscenza ad un livello tale da sentire il cuore traboccare. Posso amare la vita in tutti i suoi aspetti. Posso amare il suo fluire costante. Posso amare la sua bellezza. Posso amare le persone. Posso amare il sapere. Posso amare la mente e il suo funzionamento. Posso amare il miracolo del corpo. Posso amare gli animali, le piante, i pesci, gli uccelli. Posso amare l'universo stesso.